Ciao, sono Valeria Franco e questa è una serie di video dedicata al maladaptive daydreaming. Oggi voglio riproporvi il contenuto di un video che il professore Elise Sommer ha realizzato per confrontare il maladaptive daydreaming e la schizofrenia. Per chi non lo sapesse, il professor Sommer è colui che ha scoperto il maladaptive daydreaming, il primo che l'ha studiato. Ora, potrebbe sembrare alquanto strano parlare di queste due problematiche che sono così diverse, però ha assolutamente senso in realtà, in quanto il maladaptive daydreaming è ancora così poco conosciuto che potrebbe benissimo accadere che qualcuno, sentendo di una persona che vede e immagina cose, possa avere il dubbio e pensare che si tratti di schizofrenia. Ecco, non può esserci questo dubbio per molti motivi che il dottor Sommer appunto ha elencato. Quindi l'elemento comune sono chiaramente queste visioni che nel caso del maladaptive daydreaming sono delle storie inventate, un film, dicevamo anche nelle puntate scorse, che viene vissuto nella propria mente. La schizofrenia ha delle allucinazioni che sono qualcosa di completamente diverso. Per prima cosa, non necessariamente sono visive, possono coinvolgere anche altri sensi, possono essere olfattive, uditive, magari si sentono voci che in realtà non ci sono. Va bene, questo in realtà può accadere anche nel maladaptive daydreaming, perché il film mentale può coinvolgere in realtà tutti i sensi. Ma prima di tutto nella schizofrenia non ci sono delle storie, quindi non c'è una narrazione. E soprattutto, cosa più importante, la persona schizofrenica non sa che le allucinazioni non sono reali. Il maladaptive daydreamer è sempre perfettamente consapevole di ciò che è reale e ciò che non lo è, e sa sempre che la storia che sta immaginando rientra nel mondo della finzione, non si confonde mai. Anche per quanto riguarda i deliri, sono qualcosa che rientrano esclusivamente nella schizofrenia e non nel maladaptive daydreaming. I deliri sono diversi dalle allucinazioni. Le allucinazioni si percepisce con i propri sensi qualcosa che in realtà non c'è. Il delirio invece si immagina che le cose stiano in un certo modo, per esempio che ci sia un complotto di cui io sono vittima, che magari qualcuno mi sta spiando, che le macchine mi inseguono, che quella persona ce l'ha con me. Ecco, anche questo non rientra nel maladaptive daydreaming, anche se magari una persona può immaginare una storia con molti dettagli, magari che può sembrare un film, un giallo, un film di spionaggio, anche se io mi immagino protagonista di quella storia, non vado a confonderla con la mia realtà quotidiana. Seconda differenza, il pensiero disorganizzato o il comportamento disorganizzato. Questi sono fenomeni della schizofrenia. Significa che la persona schizofrenica può avere difficoltà a seguire un ragionamento logico, ad esprimersi verbalmente o ad effettuare dei comportamenti logici. Per esempio, magari non riesce a seguire delle istruzioni o magari non risponde quando viene chiamata. Il maladaptive daydreaming non ha questo tipo di disorganizzazione, la persona è sempre perfettamente lucida, e anche quei comportamenti che da fuori possono sembrare strani, come i movimenti ripetitivi di cui parlavamo nei video precedenti, magari camminare avanti e indietro, girare intorno al tavolo per facilitare i sogni, sono qualcosa di cui il maladaptive daydreamer ha il controllo, può smettere quando vuole. Altre differenze sono i sintomi negativi. Allora, i sintomi positivi sono la presenza di qualcosa che non dovrebbe esserci, per esempio le allucinazioni o le fantasie. I sintomi negativi è la mancanza di qualcosa che invece dovrebbe esserci, e in questo caso di solito è la mancanza di una certa abilità, l'incapacità di relazionarsi, di parlare, di reagire in un certo modo. Ecco, anche questo non è il caso del maladaptive daydreaming, che non ha sintomi negativi, anche quando può sembrare che ci sia una mancanza, magari un totale disinteresse verso
verso la vita reale, verso la cura di sé, anche in questo caso rientra nell'ambito del comportamento, cioè non è una mancanza patologica, c'è nel maladaptive daydreaming un senso di urgenza, di non riuscire a trattenere i sogni, ma non c'è la mancanza di controllo. In linea del tutto teorica, qualunque maladaptive daydreamer può smettere in questo momento di fare quello che sta facendo, può smettere in questo momento di camminare, di provocarsi le fantasie. Il problema è che non riesce. Addirittura il dottor Sommer lo associa a un concetto di abitudine, di forte abitudine, e tutti sappiamo quanto sia difficile cambiare abitudini. Ecco perché nonostante in teoria si potrebbe semplicemente smettere di sognare e rimettersi in carreggiata sulla propria vita, è molto difficile farlo. In linea teorica il controllo c'è. In questo senso è molto diverso appunto da una patologia come la schizofrenia, che richiede un trattamento per tutta la vita. Questo è tutto per oggi, ci vediamo la prossima volta. Sbarazzatevi dei sogni, vivete!